a tutti e bentornati ad Api in Giardino. Questo è il primo video della mia seconda stagione apistica. Se avete visto i video precedenti, l'anno scorso, verso fine aprile, ho portato a casa 3 nuclei. Di questi 3 nuclei, ad oggi ancora abbiamo i 2 nuclei che erano stati messi nelle arnie d'Adamsblatt, sono sopravvissuti, hanno passato l'inverno, nonostante ci sia stato un inverno molto rigido con periodi di temperature anche di meno 15 gradi. Purtroppo invece le api che avevamo messo nell'arnia Top Bar, che tra l'altro come sapete è la mia preferita, purtroppo non ce l'hanno fatta. Non ho capito se è stato un problema di trattamenti che ho fatto con 15 giorni di ritardo oppure di scorte, perché ho visto che la famiglia è morta, erano rimaste poche api e già però dagli ultimi video, se andate a riprendere i video vecchi, si vede che già in agosto comunque avevano poche scorte, nonostante io le abbia nutrite e a differenza delle altre, perché le altre non sono mai state nutrite, comunque si vede che non sono riuscite ad avere delle scorte sufficienti per passare l'inverno. La buona notizia è che lo sciame che avevo recuperato a metà agosto, che era uno sciame molto piccolo di un pugno di api, sembra che stia ancora bene, sono vive e sono riuscite a passare l'inverno all'interno della cassettina di polistirolo. Verso metà febbraio, quando ho controllato le famiglie, ho visto faceva più caldo di adesso e avevo trovato già tutte e 3 le famiglie con covata, sia fresca che opercolata, e con una buona dose di scorte. Io per sicurezza, visto che appunto in questo periodo, poi qui siamo anche a 1000 metri, spesso le temperature si alzano e si abbassano, avevo lasciato anche un po' di candito, per assicurarmi appunto che avessero nutrimento. Quello che dobbiamo fare oggi è una visita molto veloce all'interno del nido per vedere se c'è covata, però prima di guardare il nido, quindi di aprirle, ci sono alcune cose all'esterno che possiamo osservare. Innanzitutto possiamo osservare il volo delle api all'esterno dell'arnia. Quello che ci interessa vedere è innanzitutto se c'è importazione di polline, perché l'importazione di polline è un buon sintomo, nel senso che segnala la presenza di covata fresca che le api appunto andranno a nutrire col polline. Poi possiamo controllare se c'è una moria di api all'esterno dell'arnia. In questo caso, se sono poche api, può significare semplicemente che le api, approfittando appunto delle temperature un po' più miti, hanno iniziato a fare pulizia all'interno dell'alveare, cosa che d'inverno, quando sono in glomere, non riescono a fare spesso. Poi possiamo controllare se ci sono delle macchie appunto sul predellino. Queste potrebbero indicare problemi di dissenteria nelle api e quindi malattie all'interno dell'arnia, del nucleo di api. Altre cose che possiamo valutare dall'esterno è sicuramente il cassettino, per vedere come si sta sviluppando la famiglia e su quanti telai è posizionato il nucleo, e possiamo anche battere sulla cassa per cercare di capire se la regina è presente o meno. Se noi battendo sulla cassa sentiamo in risposta un brusio ma che va subito a scemare, a me dà l'idea di una sorta di onda, per capirci, che poi scema immediatamente, significa che la regina è presente. Se invece nel momento in cui noi battiamo sulla cassa il brusio persiste e diventa anche importante, questo ci potrebbe indicare che la regina non c'è. Quindi direi iniziamo a controllare tutti questi segnali che vi ho esposto e poi andremo ad aprire le arnie. Allora, iniziamo a controllare il cassettino dell'arnia azzurra. Qui, come vedete, c'è un po' di umidità, che non è proprio l'ideale, ma comunque è minima. Allora, da questo cassettino possiamo vedere che la famiglia sta su 6 telai. Qui davanti, questi più scuri, sono i residui dell'opercolo, quindi significa che ci sono delle api appena nate. Qui ci sono dei residui più chiari, che sono tutti del consumo delle scorte, o anche qui c'era fresca. No, probabilmente è un po' sembra più candito che è sceso, perché l'avevo messo effettivamente qui sopra, quindi probabilmente questo è candito. Ci sono
delle palline di polline. Fortunatamente non vedo varroa, se non forse questa qui, ma con questa retina non riesco a vedere bene, comunque direi di no. Quindi dal cassettino sembra che la famiglia stia procedendo e si stia sviluppando. La volta precedente, quando le avevo controllate, la famiglia era molto più concentrata nella parte anteriore dell'arnia e solamente in questa porzione del cassettino c'erano tutti questi segni più scuri che indicavano appunto la presenza delle nuove api nate. A questo punto, visto che sono qui, proviamo a dare un colpo per vedere se sentiamo il ronzio. Ok, mi sembra tutto a posto, c'è proprio quel classico ronzio che fanno come di un'onda che poi subito si calma. Quindi dall'esterno sembra che sia tutto a posto, tranne, come abbiamo visto dalle immagini di prima, sembra che stiano importando poco polline, quindi dopo, quando andrò ad aprire questa cassa, dovrò assicurarmi che ci sia della covata fresca. Controlliamo anche la cassa gialla. Adesso stiamo cercando di fare delle riprese anche con questa camera 4K e controlliamo il cassettino. Questa è su un favo in più, questa famiglia sembra anche più sviluppata perché, come potete vedere, ci sono 3 strisce di opercolo scuro, quindi già 3 telai di api che sono nate. Queste sono tutti residui invece di scorte e qui c'è anche tanto polline caduto. Infatti, anche guardando dall'entrata prima ci siamo accorti che questa famiglia stava importando parecchio polline. Adesso anche qui mi sembra che non ci sia varroa, se non c'è una qui forse, una qui. Non si riesce a vedere benissimo, comunque mi sembrano belle pulite. Contiamo che questo cassettino è un cassettino di 20 giorni, quindi in realtà direi che va bene come caduta di varroa, vuol dire che i trattamenti che abbiamo fatto in novembre e dicembre con l'ossalico sublimato hanno funzionato bene. Rimettiamo dentro il cassettino, sentiamo anche qui per sicurezza. Ok, qui sembra tutto a posto. L'arnia azzurra di polistirolo, non riuscirò a farvi vedere il cassettino perché non si riesce ad estrarlo bene. Magari posso estrarlo per un pezzettino e vi dico cosa vedo, ma è comunque solo la parte posteriore. In quest'arnia piccolina di polistirolo non riesco a farvi vedere il cassettino perché non c'è spazio per estrarlo del tutto. Da quello che vedo io, le api sono spostate più lontane da me, per capirci, e sono su 3 telai. Ci sono residui solo di cera chiara per quel che posso vedere, però non so cosa ci sia davanti. La cosa che non mi piace è che nella parte dietro, vorrei farvela vedere ma non credo si riesca, comunque tutta questa parte è tutta sporca di nero e credo che sia una questione di troppa umidità. Adesso, se riesco ad aprirle, poi magari cerchiamo di capire cosa sono questi residui scuri. Anche queste sembra che non abbiano problemi di regina. Allora iniziamo ad aprire. Come vedete il coperchio è girato perché avevo messo sotto il candito.
Wow. Allora, questo è il diaframma. 1, 2, 3, 4, 5, 6 come avevamo visto, e qui in fondo c'è un altro piccolo diaframma di polistirolo. Adesso bisognerebbe vedere velocemente. Stanno mangiando il candito. Io me lo devo spostare un attimo. Lo appoggiamo qui. Ti sei rimesso il... Ok, cerchiamo di capire al volo se hanno scorte oltre al candito. Allora, di qua c'è miele e anche di qua, quindi va bene. Non la tiro su del tutto, così evitiamo di fargli prendere freddo. Questo direi che va bene. Allora, cerchiamo di allargare un po'. Adesso si arrabbiano giustamente perché fa freddo. Comunque sono molte di più dell'ultima volta. Anche qui un po' di miele c'è, e anche di qua c'è ancora qualcosa, anche se non tanto. Però adesso poi, quando parte la primavera, non dovrebbero avere problemi a rifarsi le scorte. Adesso controlliamo se riusciamo a vedere se c'è un po' di covata. Questo è meglio lasciarlo un po' più in qua. I telai sono molto leggeri, quindi tante scorte non le hanno. Comunque anche qui vedo un po' di scorte, ma niente covata. Controlliamo il centrale. Controllerei questo qui, che è quello su cui con più probabilità possiamo trovare un po' di covata. Comunque c'è un bel numero di api, considerato appunto che qui le temperature sono ancora molto basse, di notte si va ancora a meno 5, meno 6. C'è del fuoco. No, qua le cose non vanno per niente bene. Tutte queste celle a fuoco potrebbero indicare la regina focaiola. Sì. Eccola qua la regina. Allora, questa è la regina. Aspetta. Eccola qui. Non riesco a seguirti. Allora, la regina è presente, però ora mi informerò. Ma in questo periodo secondo me non dovrebbero esserci. Avrei dovuto fare delle foto, perché quel telaio lì era proprio brutto. Allora, qui c'è tanto miele e c'è anche polline, però purtroppo ho paura che signore.
c'è una cella reale, qua ci sono altre celle tutte a fuoco, non c'è covata. Allora, per ora le richiudiamo così, poi magari cerchiamo di capire cosa fare. Apriamo la cassa gialla, sperando di trovare una situazione migliore. Ok, qui hanno finito il candito che mi stanno già attaccando. Dov'è la pinza? Allora, cerchiamo di fare veloci. Questo è il diaframma. Allora, questo è tutto pieno di miele. Un po' così. Questo sembra vuoto, è molto leggero. Sì, c'è solo un pochino di miele, ma proprio poco. E qui c'è una bellissima covata, quindi direi che siamo a posto. Non le disturbo oltre perché fa freddo. Le rimettiamo subito a posto. Questo è bello pieno di miele perché è molto pesante, e un telaio tutto pieno di miele contiene circa 3 kg di miele. Gli rimettiamo anche il diaframma così non le allarghiamo troppo, visto che non farà comunque caldo nei prossimi giorni. Ok, e le richiudiamo. Il candito non glielo metto perché tanto è finito. Queste dopo gliele scrollo magari davanti all'entrata dell'arnia. Le mettiamo il loro coperchio. Allora, qui la situazione direi che è ottimale, nel senso che abbiamo trovato scorte e abbiamo trovato una bella covata. Già dal cassettino si vedeva che la famiglia sembrava che si stesse sviluppando bene. Niente, queste immagino che possiamo anche lasciarle qui, oppure vado a rimettergliele davanti all'arnia così entrano più facilmente. Anche questa, sperando che stia bene. Allora, anche qui stanno mangiando il candito. Queste sono su 4. Adesso glielo spostiamo per un attimo. Ci sono un po' di ponti. Allora, tolgo prima questo che è quello di polistirolo.
così facciamo un po' di spazio. Ecco, vedete che qua c'è muffa e questo non va per niente bene. Anche lì dentro tutto il telaio è tutto pieno di muffa. Adesso in teoria le famiglie sufficientemente forti ho letto che dovrebbero riuscire a pulire poi da sole. Questa è una famiglia piccolina, però vedete, questa è tutta muffa. Qui c'è un po' di miele, anche di qua c'è miele. Io quasi quasi glielo lascio, tanto qui covata non ce n'è, glielo lascio al bordo esterno, poi metterò magari il diaframma, glielo metto qui, così teniamo lontana quella muffa, probabilmente perché c'è una cassettina di polistirolo che tiene un po' di più le temperature ma anche l'umidità. Qua comunque, e non so come facciano a essere vive perché non c'è niente. Qui c'è una corona di miele, oh, qui c'è una pina che ha deciso di suicidarsi, qui anche stanno mettendo via miele. Ok, vediamo. Allora, ecco, qui ancora c'è muffa. Sembra miele. No, questa è covata. Allora non vedo la regina, però qui c'è covata e anche covata fresca. Allora, devo recuperare la leva perché ci sono ancora dei ponti qui. Devo staccarlo dal nutritore che avevo lasciato come secondo diaframma. Ok, e vediamo cosa abbiamo qui. Allora, anche qui c'è della covata, c'è miele, ok. Allora, le chiudiamo subito. Sono poche, ma sono sempre state poche, eppure hanno passato l'inverno ed è stato veramente freddo, quindi possiamo sperare che magari riescano a superare anche questi ultimi freddi. Scorte ne hanno, la covata c'è, quindi immagino che ci sia anche la regina, anche se non l'ho vista. Però le voglio veramente chiudere subito per non raffreddarle. Allora, ho detto che questo glielo lasciavo qui, tanto spazio ne hanno ancora, così teniamo più lontano possibile quello con la muffa. Glielo lascio perché ci sono delle scorte di miele, quindi poi nel caso possono andarsene a recuperare. Rimettiamo dentro anche il candito perché vedo che lo stanno mangiando. Lo lasciamo qui e richiudiamo velocemente. Allora, abbiamo aperto tutte e tre le cassette. La cassetta gialla direi che sta andando tutto bene, c'era covata sia fresca che percolata e c'era anche una buona dose di scorte. La cassettina, quella di polistirolo, c'è il solito pugno di api, ma ci sono due rosette di covata su 2 telai e non ho visto la regina, ma appunto immagino che ci sia. Ho visto anche delle larve, quindi anche lì c'è covata fresca e hanno anche scorte. Ho separato
quel telaio che aveva lasciato quei residui neri sul cassettino che avevamo visto, perché era ammuffito, quindi gliel'ho lasciato perché aveva ancora parecchio miele, però l'ho spostato e l'ho separato dal resto dei telai con un diaframma di polistirolo. L'unico dubbio che rimane è quello della cassa azzurra, perché l'unica covata che ho visto è covata a fuco, però nella visita precedente in realtà c'era covata normale, quindi il dubbio è che si siano rifatti la regina, perché ho visto una cella reale aperta all'interno del telaino. L'ho vista un po' in velocità, quindi non sono sicura, dopo andrò a rivedere le immagini, e soprattutto devo chiedere, perché io non ho esperienza di questo, se devo capire, perché noi abbiamo visto una regina e quello che voglio capire è se la regina fucaiola, cioè l'ape operaia che prende il posto della regina, possa assumere anche le sembianze effettivamente di una regina, perché altrimenti quello che può essere è che effettivamente magari la regina è morta, si sono rifatte la regina con le uova che avevano sui telai fresche, e che quella che abbiamo visto noi sia semplicemente una regina vergine e che quindi dobbiamo solo aspettare che avvenga la fecondazione. Quindi prima di spostare telaini o di fare altre manovre di cui non sono sicura, preferisco chiedere a qualcuno che sicuramente saprà consigliarmi. Quindi per oggi è tutto, vi terrò aggiornati, ci vediamo alla prossima.